Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di giugno e abbiamo la sacerdotessa. Può essere un periodo dove sarà particolarmente sviluppata l'intuizione. Potreste come percepire informazioni sottili. Potrebbe esserci come una particolare connessione. Secondo me sarà un po' come capire senza parlare, però andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, anche se risuona sempre di più l'ascendente. E per chi volesse una consulenza personale con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione trovate tutte le indicazioni, numero di telefono, pagina web, il percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti, al corso di approfondimento sulle famiglie reali di fine giugno e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Abbiamo il 2 di spade, l'imperatrice, l'appeso, abbiamo un 9 di coppe, l'eremita, cinque di pentacoli, 3 di spade e 9 di bastoni. Amici dell'Ariete. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta e capiamo qual è l'evoluzione energetica di questo periodo per voi. E se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. Io la leggerò come se appunto, diciamo per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse, non importa quale sia il legame, e confronterò, diciamo, l'evoluzione energetica di questa persona con la vostra. Allora, partiamo da questo 2 di spade. Abbiamo un 8 di pentacoli, 4 di coppe e 8 di spade. Potrebbero esserci dei dubbi riguardo una situazione o una persona che potrebbe essere intorno a voi nel mondo del lavoro o magari intorno a qualcosa che fate tutti i giorni, tipo la palestra, tipo, non lo so, andare a prendere il pane, cioè come un qualche cosa che fate abitudinariamente che potrebbe crearvi qualche dubbio, crearvi qualche perplessità. Per qualcuno di voi si tratta proprio di un periodo dove siete come in fase riflessiva, state cercando di capire cosa vi manca probabilmente. Avete il lavoro, avete la casa, avete una buona famiglia che vi sostiene alle spalle, magari degli amici, ma vi manca qualcosa. Andiamo a vedere l'imperatrice. Allora abbiamo un 10 di coppe e un carro. Può essere che vi manchi qualcuno anche. Allora, questa imperatrice, ragazzi, potrebbe effettivamente rappresentare una persona nuova
diciamo tra la terza e la quarta settimana di giugno. Per qualcuno potrebbe essere un tema legato al lavoro, come il doversi distanziare da una persona, da un ambiente, da un luogo, per questioni lavorative. Per qualcuno si tratta di accudire un parente, un genitore, qualcuno che ha bisogno. Andiamo a vedere l'appeso. Io sento che qualcuno di voi ha bisogno di riposare. Mm. Devo anche dire che con questo appeso c'è la necessità di vedere qualche cosa da un altro punto di vista. È come se foste attaccati ad una verità. Mm. Allora, c'è come un forte dubbio all'inizio del periodo, c'è qualche cosa che non vedete qua, avete tre carte che rappresentano il vedere negativo o il non vedere qualcosa nel vostro quotidiano, quindi può essere un'energia che è già presente intorno a voi e che voi non state vedendo. L'imperatrice mi parla di un'energia che entra, c'è come una sorta di decisione qui che potreste effettivamente prendere, però con la carta dell'appeso c'è come un momento di riconsiderazione di una relazione in particolare, quindi con qualcuno che magari avete voi in testa, o della relazione in generale. Io credo che qui questo 4 di pentacoli con l'asso di spade possa far riferimento a una vostra, e lo rivedo un po' con il 9 di coppe, a una vostra zona di comfort alla quale siete rigidamente attaccati. Quindi qualcuno qui potrebbe anche pensare di non voler più creare una famiglia con qualcuno o di non essere in grado, o potrebbe essere un tema legato ai figli, considerato che qui c'è un asso di coppe, però lo sento più come coppia in realtà, come il posso creare una coppia con questa persona che mi ronza intorno, oppure se non avete nessuno, voglio veramente creare una coppia, una famiglia, è quello che voglio adesso in questo momento di vita. E con la sacerdotessa sento che è un po' come se doveste chiedervi dove vi vedete tra 5 anni. Andiamo a vedere il 9 di coppe. 9 di bastoni e 9 di coppe un'altra volta. Sento che è proprio un periodo riflessivo. Fondamentalmente non vi manca niente, come vi dicevo all'inizio, pare abbiate tutto, però no, però vi manca qualcosa. Il 4 di coppe mi dice che c'è una coppa che vi manca, che è questa. La coppa che manca potrebbe essere avere una relazione in armonia, e che qui sento che è come se doveste vivere un distacco dalla famiglia, dalla madre, dall'ambiente protettivo in cui siete. Potrebbe anche essere da una donna, o da un uomo che ha un archetipo femminile molto sviluppato, per esempio. Andiamo a vedere l'eremita, perché sento che questo distacco vi serve per capire dove potete migliorare, perché in realtà non è che vi manchi qualcosa, cioè nel senso con questo 9 di coppe sento che avete un po' raggiunto tutto quello che potreste voler raggiungere. Può essere una questione, eh, anche come vi dicevo prima, di amici, avete il vostro giro di amici, il vostro lavoro, la palestra, i vostri interessi, quindi non è che stiate male, però c'è come questa parte mancante. Andiamo a vedere l'eremita. Eremita, re di pentacoli e regina di bastoni. Io credo che stiate cercando per qualcuno di nuovo.
Cioè, ho come la sensazione o questa persona che conoscerete con l'imperatrice o che rappresenta magari qualcuno che avete già intorno, potrebbe avere già famiglia, potrebbe avere già figli e quindi chiedervi se ve la sentite di intraprendere una relazione così, oppure siete voi che avete figli e vi chiedete se l'altra persona che non ne ha potrebbe effettivamente infilarsi in una cosa così. Andiamo a vedere il 5 di Pentacoli. Cavaliere di bastoni. 5 di coppe. Che io ho come l'idea che questo eremita vi metterà davanti il fatto che può esserci qualcosa, però è anche vero che con questa persona vi sento molto diversi. Qualcuno potrebbe proprio avere una differenza di età ed è per quello che potrebbe esserci un po' il tema del ma io voglio famiglia o non voglio famiglia o voglio occuparmi dei bambini degli altri. Magari voi non avete più l'età, non avete più voglia di stare dietro ai bambini piccoli, per esempio. Ci sono un po' come queste domande che vi state facendo. Andiamo a vedere il 3 di spade. Asso di bastoni, cavaliere di spade, re di bastoni e sacerdotessa. Allora, partiamo con un 2 di spade. Qui effettivamente ci sono due re. Non vi nego che per qualcuno c'è una energia già esistente o comunque che vi gira intorno e potrebbe anche entrare questo eremita, questo personaggio in più. Vi dico, sento come se ci fosse chimica, c'è ispirazione da parte di questa persona, però io ho anche la sensazione che alla fine le cose non si possano tanto concretizzare. Da un punto di vista pratico, secondo me, magari abitativo, piuttosto che i tempi in cui vi potete vedere, ma anche emotivo, perché per qualcuno c'è proprio differenza, una grande differenza io sento, di mentalità, di ceto sociale, di modo di fare, di interessi, cioè è proprio come se la chimica sì ci fosse, ma vite completamente diverse. Si tratta di eventualmente, con questo 3 di spade finale, sacrificare ognuno dei due qualcosa. Sento che c'è anche un cavaliere di spade, quindi sento che c'è determinazione, c'è la voglia, c'è questa passione, c'è la grinta, però potrei quasi dirvi che per adesso si sviluppa solo come una cosa fisica. Tenete presente che avete anche il 9 di bastoni qui, ce l'avevate già qui. Io sento che a voi va bene così, fondamentalmente, non avete voglia di grane, mi viene da dire, soprattutto perché se la situazione con l'altra persona è complicata o non è chiara, è come se non ve la sentiste di esporvi. Comunque voi avete due volte la sacerdotessa, due volte l'eremita, siete in un momento e l'appeso. Siete in un momento molto 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 spirituale, introspettivo, vi state chiedendo che cosa voglio per me, per la vita, qual è questo vuoto che io sento, è un vuoto legato magari ai bambini che non ho, alla famiglia che non ho creato, al lavoro dei miei sogni che non ho sviluppato, anche se comunque ho una mia quotidianità, un mio lavoro, cioè siete più come in questa fase così e quando capitano queste persone è come se sì, potrebbero essere un valore aggiunto, però io vado dritto. La sento un po' così, perlomeno in questi 15 giorni. Non vi nego che c'è un asso di bastoni, quindi effettivamente qualcosa potrebbe iniziare. Ok, andiamo a vedere la vostra persona di interesse e poi cercherò di collegare la vostra lettura con la sua. Allora, partiamo con un 4 di coppe, il sole, un mago,
asso di pentacoli, 6 di spade, asso di coppe, asso di bastoni. Cioè questa persona ha 3 ass. Beh, ma anche voi, asso di coppe, asso di spade, asso di bastoni. Quanti assi. Qualcosa inizia o sì o sì. Sento che voi siete un po' più bloccati forse a livello di cuore, potreste non credere a quello che la persona vi dice, potreste avere come degli attaccamenti e delle credenze limitanti. C'era un 6 di spade da qualche parte? No. Vi dicevo, potrebbero esserci come degli attaccamenti da parte vostra, dei dubbi probabilmente anche sul se mi potrò innamorare di questa persona oppure no, se sono innamorato, se ci sarà amore tra me e quell'altra persona. Però qui asso di bastoni, guardate. Vabbè, andiamo a sviluppare le carte. Allora, vediamo questo 4 di coppe. 3 di coppe e 6 di bastoni. C'è qualche cosa che mette in dubbio sia voi che l'altra persona. Io sento che c'è come bisogno di chiarire certi punti, cioè stai vedendo qualcun'altra o qualcun altro o mettiamo come un'etichetta a questa conoscenza, a questa situazione con il 6 di bastoni. Andiamo a vedere il sole. 7 di pentacoli, 7 di bastoni e temperanza. Sento che ci vuole pazienza per far sviluppare questa situazione o questa relazione. Il sole in realtà è una carta che mi parla di amicizia, di sentimenti genuini, puliti. Di nuovo è una carta che mi parla di figli. Quindi vi dico, qui c'è un tema per qualcuno legato ai figli. Se state cercando bambini, ragazzi, è un buon momento per concepire. Se volete allargare la famiglia. Devo dire che questo sole mi suggerisce anche la necessità di parlare con trasparenza, che è un po' quello che mi richiama qui l'asso di spade. Andiamo a vedere il mago, perché c'è iniziativa da parte di questa persona di iniziare qualche cosa con voi. Sento che infatti abbiamo un cavaliere di spade, un 5 di bastoni e un fante di bastoni. Questa persona è disposta a venirvi incontro, a venire dalla vostra, a chiarire, intervenire, modificare qualsiasi cosa sia necessaria per creare qualche cosa con voi. Io sento che qualsiasi sia il rapporto che avete avuto con questa persona, con queste carte c'è come una guarigione della relazione. Ci sono 2 carte di attesa anche, sia la temperanza che il 7 di pentacoli, quindi non vi nego che ci potrebbe essere come un momento, ma anche perché vedo che voi potreste dovervi allontanare o prendervi dello spazio, magari siete in ferie, potreste non vedervi come sempre. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. 2 di coppe e 7 di coppe. E che io credo che la persona senta che voi state respingendola e quindi ci sia proprio questa difficoltà a iniziare qualcosa di concreto. In effetti a voi l'asso di pentacoli manca, quindi ci sarebbe la volontà, l'intenzione da parte di questa persona c'è, però secondo me non vede possibilità di sviluppo perché voi siete lì nella vostra energia, seduti, beati, tranquilli, che vi godete la vita, che vi fate le vostre cose, con i vostri paletti, i vostri muri, le vostre regole. Andiamo a vedere il 6 di spade. Due di spade e la luna. Qui c'è qualcosa, qualche tipo di proiezione
che potrebbe dover essere rimossa o che potrebbe far venire qualche dubbio. Cioè io ho la sensazione che qua voi dovrete parlare chiaro, così si evita questo 7 di coppe. Patti chiari e amicizia lunga, questi sono i miei termini, queste sono le mie condizioni o i miei non negoziabili. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 4 di coppe. E 9 di pentacoli. Io credo che questa persona, ragazzi, si farà salire dai dubbi. Voi sarete un po' rigidi, talmente presi. E credo anche che con questo 4 di coppe non vedrete neanche tanto questa possibilità. La persona non si sentirà vista, secondo me, ma avrebbe voglia di essere valutata, considerata in modo maggiore da voi, e che voi non, è come se non vedeste prospettive. È per quello che avete questo appeso. Dovete un po' guardare le cose da un altro aspetto, da un altro punto di vista, secondo me, perché qui sì, la sento un po' sconsolata questa persona, rassegnata a non avervi, rassegnata quasi a non a dover rimanere single, a non essere visto o vista, o magari potrebbe essere solo un rapporto lavorativo. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, perché qua siete voi che prenderete poi l'iniziativa, secondo me, alla fine del periodo, perché questa persona ha asso di bastoni, 6 di pentacoli, e che secondo me vuole agire in modo corretto, vorrebbe fare le cose in un certo stile, però vedendo che voi siete così presi, siete anche un po' in modalità vittima, vi devo dire, in questo periodo, magari è solo questione di pianeti strani, però avete il 5 di pentacoli, il 5 di coppe e l'8 di spade, siete un po' lì sulla difensiva. Come vi dicevo, vi manca qualche cosa, non sapete neanche cosa. Potrebbe essere una questione economica, una questione affettiva, potreste essere focalizzati su una persona che in particolare non c'è più. Però io ho come l'impressione che questa persona non farà niente a meno che non sia giusto ed equo per entrambe. E sono due carte di contratti queste, eh? Quindi io ho come la sensazione che ci sia la possibilità di creare qualcosa di duraturo con questa persona, anche a livello familiare, però è come se non credeste possibile qualcosa o aveste paura di uscire dalla vostra zona di controllo. Fatemi sapere nei commenti. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Divino femminile, carta numero 10. Io onoro e nutro il divino femminile che è in me. Ora vi ripropongo questo mazzo di oracoli che in realtà ho già usato nelle letture della crescita spirituale del secondo semestre. Tra l'altro sto pubblicando le letture per il secondo semestre 2026, quella generale e quella sulla crescita spirituale sono già online, quella sull'amore e sul lavoro usciranno prossimamente. Allora, questa è la figura e dice: il distacco vi darà imperturbabilità e ciò vi farà di forza, scusate, vi fornirà di forza e coraggio, poiché è il desiderio che indebolisce l'uomo e lo rende debole e timoroso di fronte a coloro che vogliono imporre la propria autorità. Il distacco vi dona dignità e la capacità di far fronte alla maldicenza e alla calunnia. Sì, vi dicono di prendere distacco, di distanziarvi, ma infatti qui avete sia la torre che l'eremita. Cari amici dell'Ariete, fatemi sapere se la lettura vi è stata utile, se insomma vi è risuonata da qualche parte. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, ma ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, insomma è una formazione molto più completa
e praticamente sono decenni della mia formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Sono 5 playlist, sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa 3A e 3B. Andrebbero visti in ordine cronologico proprio perché sono un corso di formazione. Hanno le copertine lilla e i titoli si vedono se volete dare un'occhiata. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!